Brilla K2 anche. Sì, ho visto anche l'RF, Sì, guarda. sì. Bene. Sì, Suonato addirittura. ci stai accompagnando? Comunque non è meglio, sono tranquilla. Non so da cosa dipenda, se... Che vacca. Appunto. Mamma mia. Ma scarica, eh? Sì. Ciao amici, benvenuti sul canale, benvenuti nel video da doppia ispezione. Abbiamo fatto un'ispezione incredibile in un posto tra l'altro storico, l'abbiamo sentito nella lunga presentazione prima che partisse. Vediamo di essere più concisi quindi stavolta. non diciamo niente, se volete sapere la storia andate a vedere il video. Così ci fate anche pubblicità e si alzano le visualizzazioni. A parte gli scherzi, abbiamo detto un posto storico, casale incredibile, bellissimo, che doveva essere stato bellissimo. Sì, era ridotto proprio a scatafascio. Ai minimi termini, esatto. E c'era una storia di questo prete Ratanà o prete, scusate, come si chiamava? Giuseppe Gervasini, ho studiato. Esatto. No, io lo Don sapevo, Giuseppe Gervasini. proprio mi è andato fuori di mente, perché ho sempre in mente come lo chiamavano in dialetto, quindi prete Ratanà. Quindi cosa diciamo di questo posto? Tra l'altro abbiamo sentito tre cosine interessanti. Assolutamente sì. Il Tascam l'abbiamo lasciato nella cappella, nella chiesettina, e ci siamo andati a fare il nostro giro di perlustrazione, come avete visto. Quando siamo poi ritornati a casa, abbiamo ascoltato il Tascam, non ci ha lasciato a bocca asciutta. Abbiamo ascoltato e abbiamo sentito dei rumori davvero interessanti. Rumoretti vari che non vi sto a raccontare, si sentivano gli uccelli fuori, le cornacchie, qualche piccione, non tantissimi a dir la verità, ce n'erano di più nel momento in cui abbiamo fatto il sopralluogo quest'estate. Sì. Cosa abbiamo sentito? Allora, vi diamo tre rumori, non dico che sono EVP, ma insomma non saprei come definirli, perché sono veramente interessanti. Allora, il primo è un beep, ma un beep non perché si è sentito beep, ma perché dobbiamo censurarlo. Puntini O è una parolaccia, nonostante il luogo dove fosse il Tascam si sente una parolaccia, quella che a noi sembra una parolaccia, poi dopo voi diteci cosa sentite, ma quando l'ho ascoltato sinceramente sono rimasta, ho detto no, ma è possibile, l'ho ascoltato più di una volta e ho detto no, sembra quella la parola, e non eravamo noi, perché non eravamo lì, non eravamo proprio lì, eravamo in giro per questa enorme cascina che era veramente grossa, e quello si è sentito. Il secondo, anche questo è interessante, perché si sentono delle parole che sembrano femminili. Allora, non sembra la mia voce, e se fosse stata la mia voce mi viene da dire che si sarebbe sentita anche quella di Corrado, perché in tutto il tempo dell'indagine siamo stati insieme e difficilmente mi metto a parlare da sola, capita, non dico di no, ma non in quella circostanza, nel senso, se parlo io poi lui mi risponde e viceversa, insomma c'è un botta e risposta. Qui si sentono delle parole, non si capisce cosa viene detto, sembra sottovoce o in lontananza, ma è una voce femminile che dice qualcosa. Tra l'altro mi viene anche da dire che nel momento in cui, guardando il minutaggio, intendo dire, questa voce si sente, noi eravamo altrove, ma completamente dall'altra parte. Avete visto le dimensioni di questo casale, ragazzi? Se fossimo stati nell'altra ala del casale dove vi abbiamo portato durante l'ispezione, non poteva sentirsi mai nella chiesa, anche perché, come sapete, come immaginate, come potete immaginare, i muri delle cascine di allora non erano i muri di casa nostra, c'erano i muri larghi così, quindi anche a parlare normalmente secondo me non si sentiva, per di più eravamo lontani. Non eravamo nei paraggi, anche perché poi quando verso la fine noi ci stiamo allontanando si sente che ci stiamo, che ci stiamo avvicinando,
ci sentiamo, cioè sentiamo i nostri passi, sentiamo le nostre parole e chiacchieriamo, sapete che chiacchieriamo, per cui alla fine si sente. Quello non so, ho persino dubitato i piccioni, ma no, perché ce n'erano pochissimi e poi la maggior parte erano cornacchi e uccelli che si sentivano fuori, proprio lì c'era silenzio, silenzio. Quella voce non so da dove venisse, o il sospetto che avevamo alla fine d'indagine che ci fosse qualcuno, io come ripeto, che ci fosse qualcuno nei paraggi, a questo punto mi sorge. Però diteci voi. Ragazzi, come avete visto, io l'ho detto 50 volte nel video, ma lo ripeto, io lì ho sentito, Lara aveva il naso ghiacciato e un po' di raffreddore, probabilmente ha sentito meno di me, comunque si sentiva un fortissimo odore di sigarette appena fumate o comunque da poco fumate, perché io fumo e so come insomma si sente l'odore del fumo ristagnante, e ristagnante poi non era perché c'erano tutte le finestre, anzi non c'erano proprio le finestre, era quindi tutto all'aria aperta, all'aria aperta, quindi secondo me se ci avessero fumato 6 ore prima se ne era già andato via l'odore, quindi lì invece c'era proprio odore stagnante di fumo e poi quell'odore di benzina che prima non c'era nel punto esatto in cui si entra nella chiesa arrivando appunto dalla cascina, quindi dalle riprese iniziali, quindi benzina, sigarette, birre, alcolici dappertutto, segno di festini vari che hanno fatto lì. E poi non mi dimenticherei il mio fischio nell'orecchio nella chiesa, che poi una volta sola si è anche ripetuto in una stanza dove mi sembra poi si sia anche dove abbia brillato il K2LRF, quindi insomma è stata un'ispezione incredibile. L'ultimo EVP o rumore è un botto forte nelle vicinanze del Tascam, quindi in chiesa, un botto che non è giustificato da nulla, perché non c'è o è caduto un calcinaccio, o è caduto un calcinaccio, perché l'unica soluzione è quella. Perché altrimenti non c'è motivo. Anche e noi non eravamo ancora lì. Che il tetto, che il soffitto era abbastanza integro. Sì, era di legno, di legno ed era integro, esatto. Un calcinaccio dal soffitto è improbabile. Perché era di legno. O non lo so. Però sentirete anche voi, vi consigliamo sempre di usare le cuffie ovviamente, ma questi si sentono anche senza cuffie. Anche a orecchio nudo, sì. Esatto. Sembra proprio un coccio o un calcinaccio che cade, è forte nelle vicinanze del Tascam. Per il resto rumori e rumoretti che non ne valeva la pena neanche. Esatto, non ne valeva la pena sottoporli, perché erano di difficile comprensione e potevano essere confusi. Comunque tutto mi fa pensare, ragazzi, che lì non si era soli, come è successo all'Uraschi, come è successo in 1000 altri posti dove i fantasmi non c'erano, ma c'erano gli umani o presunti tali, perché insomma noi sentivamo comunque che non si era soli, e a volte le sensazioni sono tante quanto le certezze, nel senso che a volte una sensazione ti mette anche veramente a disagio. Sì, assolutamente quindi insomma lo spavento è dietro l'angolo. Comunque vabbè, ci siamo portati a casa anche questa ispezione, e quindi insomma viva Dio. Se il video abbasso qualcun altro, se il video vi è piaciuto lasciate un like, condividetelo e seguiteci come sempre. Ciao.